Buonasera, buonasera a tutti e tutte. Sono molto molto felice di essere qui con voi, perché come ogni mese abbiamo un workshop insieme e questo mese, è un workshop che mi piace tantissimo. L'ho già fatto più volte, in rumeno, ma anche non so se l'ho fatto nelle altre lingue o devo farlo, devo verificare tutte le informazioni, ma lo faccio, è qualcosa che mi piace e mi piace rifarlo anche più volte. Perché? Perché come l'altra pulizia, la pulizia del corpo, la pulizia energetica della casa mi sembra molto molto importante. La spiego in qualche parola prima di cominciare il lavoro che facciamo insieme oggi. Semplicemente detto, per esempio, se noi facciamo tutto il lavoro che abbiamo a fare, ma non abbiamo i risultati che vogliamo, delle volte ci mettiamo la domanda: ma cosa manca? Cosa non ho fatto bene? Perché faccio veramente tutto. E poi se faccio le verifiche, di nuovo ho la conferma che faccio tutto bene, ma non ho i risultati. E quindi quello che voglio fare è di pulire anche l'ambiente della mia casa. Ci sono delle domande: se non sono proprietario, se non sono da me, se sono da qualcun altro. Quindi ci sono delle persone che possono dirti: non puoi fare un lavoro del genere se non è casa tua, se non sei proprietario. In quello che faccio io, la mia intenzione è di lavorare su di me nell'ambiente dove sono, quindi lo posso fare anche al lavoro, non è casa mia, ma è lo spazio dove io sto tanto tempo e voglio essere bene. Non è qualcosa che faccio per fare male a qualcun altro e quindi mi va bene di pulire l'energia. In quello che lavoriamo insieme è questo desiderio, che se c'è un'energia che non mi lascia star bene, che non mi sostiene, che non mi aiuta, io voglio pulire questa energia. E quindi è quello che mi interessa. Se sono il proprietario, se vado dai miei genitori, se vado dai miei figli, se sono in affitto da qualcuno, a me interessa che la casa stia bene e quindi faccio del bene anche al vero proprietario, se non sono io il proprietario. Poi queste energie nella casa possono essere da me o dalla mia famiglia, ma possono essere degli abitanti di prima, dei vicini di casa, delle persone che vengono da me di tempo in tempo, quindi quello che hanno vissuto o hanno visitato. In questo caso ci possiamo anche mettere la domanda: se loro vengono e mi lasciano l'energia, io perché non la posso pulire? Quindi fa senso di voler pulire l'energia. È una pulizia energetica, quindi non fate con me la pulizia normale, è energetica. E vogliamo liberare l'energia negativa per creare l'ambiente positivo. Vi è capitato di andare in una casa e di sentirvi benissimo? Certamente, anche a me. Ma di andare da qualche parte dove non si sta bene, vi è capitato? Anche a me. E quindi noi vogliamo cambiare queste energie. A me è capitato di abitare, non solo visitare, case dove non mi sentivo a casa, non mi sentivo bene. Ho un'amica che sono arrivata a dirgli: "Ma questa tua casa ti butta fuori letteralmente, perché niente nella casa non andava bene". Quindi si è fatta la casa, poi, sono venuti e gli hanno fatto una multa perché qualcosa non andava bene. Hanno dovuto togliere dei lavori che hanno costato parecchio, e pagare la multa di nuovo perché non andava bene. E poi, una volta tutto sistemato, fatto la vendita, ha dovuto pagare delle imposte, o forse si dice diversamente, ha dovuto pagare allo Stato, delle somme che non era normale e non era dovuto da lei, ma ha dovuto pagarle. E poi ci sono state anche altre cose. Ho detto: "Ma è come se la casa ti chiede tutto questo e ti butta fuori in strada". E quindi ha venduto la casa ed è partita a vivere altrove.
Quindi noi non vogliamo fare questo, noi vogliamo pulire l'energia della casa. Attenzione, per me questo workshop è per pulire l'energia di casa, ma se per caso c'è un'intenzione di comprare una casa, si può lavorare anche per pulire questa energia per arrivare alla casa desiderata o la casa migliore per noi. Quindi mettetevi anche questo tipo di lavoro in mente. Forse voglio comprarmi la casa ma non arrivo, o forse voglio vendere la casa, è il mio caso per adesso, per esempio, voglio vendere la casa e quindi voglio pulire questa energia così la persona adatta può venire a comprare la casa al prezzo corretto, non è che voglio ingannare qualcuno, voglio solo liberare l'energia, lasciare tutto andare. Noi lavoriamo l'energia di casa, ma sempre c'è un collegamento con noi. Quindi non è solo la casa in lei stessa, ma in collegamento con me, quello che desidero fare il lavoro, quindi ciascuno di voi. Possiamo mettere questo workshop a lavorare anche se non lo ascoltiamo ogni volta. Lo possiamo mettere in casa con l'intenzione di pulire l'energia, come se mettiamo dei profumi per profumare la casa o altre cose e l'intenzione voglio pulire l'energia, voglio che stia meglio. E lo possiamo fare più volte, perché come gli altri workshop io ho rilasciato l'energia, ma c'è un'altra energia che può essere rilasciata e quindi voglio rilasciare l'altra energia anche. E quindi pulisco, pulisco, pulisco. Spero che tutto sia chiaro fin qui e ci mettiamo piano piano al lavoro. Se c'è qualcosa potete scriverle nel chat e io, se ci sono delle domande, rispondo dopo o nel frattempo che lavoriamo insieme. Ci mettiamo tutti in energia, l'intenzione, quindi vogliamo pulire l'energia della casa, sia la casa dove sono adesso, sia mia casa che anche se non sono a casa è per quella che voglio lavorare, sia al posto di lavoro voglio pulire l'energia al posto di lavoro perché voglio sentirmi sostenuta su quello che ho da fare. Anche al lavoro può capitare che ho l'impressione che tutti sono contro di me, sì, però è l'ambiente che voglio pulire. Non è che devo parlare con le persone, voglio prima pulire l'ambiente. Ok? Spero che fin qui tutto bene per tutti e tutte. E io mi guardo qui perché mi sono preparato tutto quello che ho bisogno e piano piano ci mettiamo al lavoro. Quindi ci mettiamo l'intenzione e dai, mettetevi l'intenzione. Cominciamo a trovare delle emozioni cattive, quindi tutti quanti abbiamo la calamite con noi e quando dico le emozioni si fa il processo di liberazione. E cosa abbiamo come emozioni? Sono delle emozioni specifiche, dei momenti specifici. Non vado a cercare da dove vengono, da quando vengono, perché sarà diverso per ogni persona, però è importante di capire, è un'emozione specifica che si è liberata definitivamente, però se io ascolto la registrazione di questo lavoro, libero un'altra emozione che fa che viene in superficie e dice: "Anche questa è pronta a essere liberata". Quindi possiamo riascoltare questo workshop. Del terrore, che sia il mio terrore nella casa o che viene dalla casa, ma
è come se mi copre e sento questa energia, voglio rilasciare. E quindi prendo la Calamity e rilasciamo terrore. E facciamo il movimento, possiamo continuare anche per altre emozioni e vediamo fin quando ci sono delle cose da rilasciare. Della tristezza. E l'intenzione è di rilasciare la tristezza. Della confusione, rilasciamo la confusione. Disgusto. Mh. E se dovete sbadigliare, lasciatelo andare fuori, non mettete le mani per bloccare l'energia perché la lasciamo uscire. Fallimento. Rilasciamo anche fallimento. Eh. Preoccupazione. Preoccupazione, paura, intranquillità. Mh. Continuiamo, potete fare una pausa. Anch'io prendo un po' d'acqua, potete bere un po' d'acqua prima di andare avanti, così facciamo un po' di pausa sull'energia. E adesso andiamo nel body code, quindi io parlo della pulizia della casa e vi dico che andiamo nel body code. Cosa fa il body code? Cosa c'entra con la casa? C'entra. Possiamo anche lavorare sulle parti del corpo, ma diciamo è la testa della casa, è il cuore della casa. Possono essere gli organi, ma diciamo che sono gli organi della casa. Questo l'ho visto lavorare da altre persone che fanno della liberazione energetica. All'inizio sembrava strano e poi ha tutta la logica. Quindi anche se utilizziamo le parti del corpo umano, non c'è nessun problema di adattare e di sentire che ci sono nella casa, perché ci sono le stanze, ci sono delle proprietà diverse di tutto quello che esiste in una proprietà, in una casa, in un edificio, è quello che volevo dire, e quindi ha una logica. Però adesso per quello che facciamo noi, dicevo che queste energie che sono bloccate nella casa, quindi quello che mi blocca, ma non è dall'interno di me, è dal di fuori, sono apparse nella casa da altre persone. Ho bisogno di questa pausa per spiegare un po' le cose. Tutto è energia, il mio corpo è energia, le emozioni sono energia, le altre energie che abbiamo sono anche quelle energie e anche la casa è energia. Quindi se io ho questa energia mia, che forse è bella, è come s la do anche nella casa.
Se io non ho una buona energia, soffro tanto nella casa, perché ci sono tante cose che si passano qui. Io faccio un cambio energetico con la casa e quindi lascio imprimo questa mia energia sulla casa e poi viene un'altra persona e non capisce perché non si sente bene. C'è un film che mi è piaciuto tantissimo. C'è una casa in vendita e la persona che deve vendere la casa viene lì, no, non lei, il cliente viene e dice: "Questa è una stanza di preghiera". E dici: "Ma come mai lo sai?" Ma si sente l'energia. Che bello. Quindi anche quando è positivo, anche quando è negativo si sente e noi vogliamo trovare quello che è negativo, quello che non ci aiuta per il nostro meglio. E vediamo cosa c'è come altra energia inoltre alle emozioni. Un messaggio di trasmissione negativo che dice: "Non fidarti di me". E questo può andare in più direzioni. Quindi io sento di non fidarmi di nessuno e anche io trasmetto agli altri di non fidarsi di me e anche a me stessa. Non fidarti di te stessa. Non devi avere fiducia in te. Quindi non posso avere fiducia negli altri, dico agli altri di non avere fiducia in me e non posso avere fiducia in me stessa. E questa è un'energia negativa che voglio liberare. Ha del senso anche per voi? Okay. Quindi sulla registrazione mi vedo solo io, ma non sono da sola e quindi, faccio delle domande alle persone che sono qui con me. Uhm, dobbiamo sapere di più su questo messaggio, no, ma c'è qualcosa che deve essere rilasciato prima di questo messaggio e quindi vediamo cos'altro c'è da rilasciare. Mh-mh. Offensivo. Un'entità. Io lo dico sempre, mai avere paura dell'entità. È vero, dipende con chi lavoriamo, cosa ci dice, come ci spiega. Per me le entità quindi un'entità è un tipo di essere spirituale energetico che può influenzare il corpo fisico, il corpo energetico o il campo energetico l'aura, causando potenzialmente dei problemi. Possono essere fisici, emozionali, blocchi, quando ci sentiamo bloccati, dall'esterno ci sente il blocco, dei conflitti, autosabotaggio, anche rabbia contro se stessi. Quindi questa entità ci sono delle persone che forse le vedono come qualcosa di veramente male, ma io le sento diversamente. A me piace pensare che non potevano scappare via prima. Adesso le possiamo identificare e possiamo con amore mandarle via. Quindi le rilasciamo, liberiamo per andare in un posto migliore. Anche se ci hanno fatto male, a me interessa che io possa aiutare questa entità a andarsene via. E questo quando noi facciamo dall'amore con amore le cose, si trasforma anche per noi per il meglio. Se io dico che ho qualcosa di male che voglio buttare fuori, che non voglio più, non è un'energia che mi aiuta. È come se quello che do riviene per me e non mi piacerà. Se invece dico: "Adesso so come liberarti, sarà bene per te", è quello che ricevo da altri poi, dopo questo. E quindi l'intenzione è di rilasciare, di rimuovere questa entità. Ah,
E c'è ancora qualcos'altro, vediamo cosa c'è. Sempre nelle energie. Ancora della disperazione, non sono importante. Io non sono importante. Di nuovo, mi mette in uno stato dove mi vergogno di me stessa, non sono abbastanza, io non sono abbastanza per qualsiasi cosa, io non sono importante. E quello è duro, è difficile ad accettare, però non ho la forza interiore per prendere il potere interiore, per dire: "Sì, sì, ce la faccio, so fare, trovo soluzioni, ricevo aiuto". No, non c'è niente di questo, perché io non sono importante. E l'intenzione è di rilasciare. Ehm, una cosa per spiegare, ancora della disperazione è qualcosa che viene dall'interno e che è come un programma di ordinatore che deve essere validato, che vuole essere confermato ogni volta. E quindi quello che succede è che io sto creando degli eventi dove mi posso confermare questa ancora della disperazione. Non sono importante. E quindi vado da qualche parte e mi dico: beh, io non sono importante". Mi viene in mente una persona con cui ho parlato oggi e poi trovo un altro evento e dico: "Ma io non sono importante, non sono abbastanza buona, non sono nulla, posso continuare con tutte le cose che mi posso dire da sola". E adesso vogliamo togliere il programma dall'ordinatore perché io posso essere importante così come sono io, va bene? Quindi rilasciamo l'energia di questa ancora di disperazione della disperazione "non sono importante". E adesso vogliamo anche rilasciare quel messaggio negativo: "Non fidarti di me". L'intenzione è di rilasciare questo "non fidarti di me". Mh. Perfetto. E l'abbiamo rilasciato. E ci sono altre cose che possiamo continuare a fare per l'energia della casa. Beh, potete anche prendere una piccola pausa, un espiro profondo e di vedere come si sente fin qui, quello che abbiamo lavorato. Ho anch'io bisogno, sento bisogno di questa pausa. Ah, e vediamo cos'altro c'è da rilasciare oggi. Un'altra ancora della disperazione. Mi sembra interessante, ma vediamo cos'altro c'è. Non merito amore. Qui ho bisogno di una pausa per spiegare ancora più cose. Non merito amore. Vi dite: "Ma io pulisco l'energia della casa, cosa c'entra?" Sì che c'entra, perché nel lavoro che io faccio comincio con l'amore, a capire com'è importante di amarsi se stessi per poter offrire amore e capire quando stiamo ricevendo l'amore. Se io non merito amore, posso scegliere delle relazioni tossiche, quindi
non merito amore, quindi scelgo la persona sbagliata, oppure non merito amore e qualcuno mi dice che mi ama, ma io non lo credo, perché io non lo merito e faccio tutto l'impossibile per detruire quello che ho, perché io non merito qualcosa di così bello. Ha senso anche per voi? E stiamo lavorando l'energia della casa. E se in questa casa ha vissuto una persona che sentiva questo, ma così forte che tutta la casa si è rimpristinata di questa energia che non merito amore. E io quando entro nella casa mi sento così. Ma infatti non è la mia energia, ma io la sento così forte. E invece di amarmi me stessa, soffro. Questo non merito amore o l'energia che sento nella casa. Forse per tutti gli altri niente cambia, ma quando noi rilasciamo l'energia, all'interno io sto bene, io mi sento bene così come sono. È quello che mi è importante di capire per adesso. Sono bene così come sono. Va bene? E merito amore, perché è quello di cosa stiamo lavorando adesso. Quindi dobbiamo sapere di più. L'intenzione è di rilasciare questo non merito amore. Okay. Come si sente fin qui? Perfetto, perfetto, sono molto, molto felice e continuiamo perché ci sono ancora delle cose da fare. Qui è una cosa che mi piace quando la scopro. Interferenza di recupero. Normalmente è dopo qualcosa fisico che succede nel corpo, ma anche per le persone con cui lavoro, per qualcosa di emozionale, mi arriva di trovare questa energia, perché l'interferenza di recupero è qualcosa che non mi lascia essere in stato di equilibrio. Quindi per il corpo umane, non ho più la sinusoide che mi va che è normale, per esempio giorno, notte, va bene? No, non ce l'ho. Cioè giorno, 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 notte. Giorno, notte, 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 notte. Quindi non è normale su e giù. È interessante che ci è venuta adesso per l'energia della casa. E quindi io l'ho detto con giorno, giorno, notte, notte, ma vi capita di non dormire bene? Di dormire ma non sentirsi bene nel sonno? Perché, lo diciamo spesso, non è il cibo che mangiamo che ci fa sentire bene, perché delle volte mangi e hai sonno. Non è lo sport, delle volte fai dello sport, non ti senti meglio. Non sono, le bibite o non so, tutt'altro. E il sonno, posso dormire e mi sveglio e sono stanca e voglio dormire, anche se ho dormito tutta la notte, quindi non parliamo dei problemi di salute. No, dormo tutta la notte e mi sveglio e sono stanca. Quindi abbiamo l'energia della casa che vogliamo che ci aiuti per essere bene. E adesso la casa non sta bene e l'aiutiamo noi a star bene per poter aiutarci dopo lei in ritorno. Quindi interferenza di recupero, dobbiamo sapere di più, no, ma ci sono delle altre energie prima di rilasciare questa energia. Vediamo cos'altro c'è da rilasciare.
e andiamo nelle emozioni, intrappolati, e quindi disperazione e liberiamo, rilasciamo disperazione. Fallimento, colpevolezza, shock, shock emozionale, tutti i tipi di shock, l'intenzione è di rilasciare. Ancora qualcos'altro, vediamo cos'altro c'è. Mi viene ancora del shock fisico emotivo, quindi ehm, qui sento il bisogno di parlare di qualcosa che viene prima di noi. Non penso ci sia sulla terra dei posti dove non ci siano stati dei conflitti, dei problemi. Quindi durante un lungo periodo siamo sicuri che qualcosa sia passato da tutte le parti del mondo e anche se non ci sono passate lì, c'è questa energia che si risente. Quindi lo so che si spiegava che, per esempio, se, non so, un uccello, mi scappa come si dice butterfly in italiano, anche se lo so, ma non mi viene. Quindi, Farfalla. Farfalla. farfalla, sì, lo sapevo. Quindi, per esempio, una farfalla da una parte del mondo, quando si muove le ali, è collegata a una tornada che succede dall'altra parte del mondo. Per noi sembra strano, non c'è nessun collegamento, ma a livello energetico c'è collegamento. Quindi questo shock fisico emotivo forse non è successo nella casa, ma la casa ha questa energia. Ok? E l'intenzione è di rilasciare l'energia di questo shock fisico emotivo. Possiamo dire che fa tanto senso con l'interferenza di recupero, perché un po' vanno insieme tutte e due. E adesso l'intenzione è di rilasciare l'interferenza di recupero, quindi la casa sia in recupero, che sia di nuovo bene come energia. Rilasciamo l'energia di interferenza di recupero. Ok. Chiedo scusa, ma si fanno delle liberazioni qui e si sente benissimo. C'è ancora qualcosa da fare oggi prima di finire? Vediamo cos'altro c'è. Nessuna volontà di.
Vediamo, nessuna volontà di che cosa? Mh. Nessuna volontà di lavorare, di impegnarsi. E poi, direste: "Ma io faccio lavoro e mi impegno." Cosa vuoi dire con questa nessuna volontà di lavorare? Noi lavoriamo in questa energia della casa che non mi aiuta. Io faccio. Cosa ho detto all'inizio del workshop? Faccio tutto ma non ho i risultati e quindi non ho questo sostegno dell'energia della casa e devo liberare, rilasciare questa nessuna volontà di lavorare per sentire che c'è tutta questa energia intorno a me che mi può sostenere, aiutare per fare di meglio in meglio. Va bene? Quindi come di solito ci sono delle liberazioni. Dobbiamo sapere di più, possiamo rilasciare. Rilasciamo l'energia, nessuna volontà di lavorare, di impegnarsi. Perfetto. Adesso possiamo concludere. Ci sono le ultime cose che facciamo per chiudere l'energia di tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme e poi spiego un po' su quello che è successo e quello che può arrivare, dopo questo workshop. Quindi l'intenzione è di rilasciare tutti i campi di memoria associati, collegati alle liberazioni di oggi che possono essere rilasciati. L'intenzione è di tagliare tutte le corde, gli attaccamenti, i string del passato, presente o futuro collegati alle liberazioni di oggi che possono essere rilasciati e l'intenzione è di mettere uno scudo protettivo intorno a ogni persona che sta guardando, che copre completamente ed è permanente e blocca tutte le energie negative, ma permette alle energie positive di entrare. Possiamo fermarci, un inspiro profondo, espirazione profonda. Perfetto. Quindi adesso noi abbiamo lavorato l'energia della casa, non dico che è la sola cosa, che è tutto quello che c'è da fare, è quello che è dovuto essere fatto oggi su questo workshop insieme dove abbiamo lavorato. Possiamo guardare la registrazione 1 volta, 2 volte, più volte, lo possiamo rifare di tempo in tempo e non è che è l'unica cosa che deve essere fatta, però di sentire che l'energia cambia ci può aiutare a fare anche altri cambiamenti dopo. Possiamo fare questo workshop per stanza nella casa se vogliamo fare questo. Non dobbiamo restare lì ad ascoltare ogni volta. Lo ascoltiamo una volta, abbiamo capito cosa succede e lo possiamo mettere in ogni stanza della casa. Poi andiamo da qualche parte, ci vogliamo sentire bene, vogliamo pulire l'energia della casa dove andiamo. Uhm, e poi se c'è bisogno possiamo lavorare insieme e fare anche altre cose. Questo è stato per la pulizia energetica della casa, poi possiamo andare anche nelle altre direzioni di tutto quello che lavoriamo, ma ci godiamo il successo di oggi
e ci fidiamo di noi stessi. Mi viene a dire questo perché sto leggendo quello che abbiamo lavorato oggi. Sono contenta che ha avuto senso per voi. Vi ringrazio tanto per oggi e solo prima di chiudere la registrazione, non la settimana prossima, mese prossimo, sto guardando un po' prima perché non mi ricordo. Quindi il 2 dicembre alle 19 ore italiana facciamo il buddy code e quindi per questo buddy code faccio 2 consulenze con delle persone che sono in diretta con me. Se ti piace e vuoi venire in diretta con me, ti iscrivi per il workshop e forse sarai una delle 2 persone con cui farò la consulenza in diretta. Ci vediamo fra un mese, 2 dicembre alle 19 ore italiana. Devi iscriverti per poter partecipare al workshop. Grazie tante.